Ciao ragazzi e benvenuti a tutti, ma proprio a tutti in un nuovo video ragazzi. Oggi vi do un piccolo spoiler dei lavori che stanno continuando ragazzi, i lavori per quanto riguarda ovviamente l'installazione del mio impianto fotovoltaico, ma nello specifico, come vedi dalle immagini, sono nello step successivo. L'impianto elettrico è quasi del tutto completato. Ora bisogna montare i pannelli. Ragazzi, per questi pannelli io ho un po' diciamo variegato la soluzione, la scelta finale della struttura. Cioè mi sono perso settimane e settimane per andare a decidere che struttura andare a utilizzare, prendendo in considerazione che cosa, che ho una terrazza, ok? Non ho un tetto a falda, perciò con una terrazza, avendo questa grande superficie, circa 140-150 metri quadri a disposizione, e avendola ovviamente sistemata al meglio, perché ragazzi inizialmente c'erano le mattonelle e mattonelle che avevano qualche problemino di infiltrazione, perciò ho dovuto, come vedi dall'immagine, andare a fare tutto il lavoro di passaggio del prodotto. Ve lo lascio sotto in descrizione ragazzi, è un gran bel prodotto, si passa in due mani. La prima mano grigia io ho passato, però ce ne sono di tanti colori. La seconda mano bianco. Ora ok, è un po' sporco perché camminando con le scarpe in questi giorni ha piovuto, pozzanghere e roba varia. Abbiamo salito le strutture, che come vedi sono strutture in cemento. Ora il prodotto finalmente è indurito, siamo passati allo step appunto dell'assemblaggio delle zavorre vere e proprie. Allora ragazzi, per queste zavorre avrei da raccontarvi tante di quelle cose, ma tante di quelle cose che davvero posso dirvi che sono rimasto deluso da questa azienda, è un'azienda italiana. Questi mi avevano contattato, eravamo entrati in contatto 6 mesi fa circa. Erano interessati a una campagna di sponsorizzazione, avendo conosciuto il canale, avendo visto i video, la tematica trattata, che era quella del fotovoltaico, il fai da te. Inizialmente erano molto interessati a sponsorizzare questi prodotti nel mio canale, sul Fox Tech Channel. Dopo qualche settimana, io ho constato nel concreto che non si sono fatti più sentire. E va bene, io comunque andavo avanti a produrre il mio impianto, a costruirlo. Fino a qualche mesetto fa, circa lo scorso mese, li ho contattati dicendo: signori, dico, o voi siete o non siete più interessati a collaborare? Mi hanno detto no, non siamo interessati, perché il suo canale non ha dei buoni volumi, per noi è tutto un investimento e non siamo interessati appunto a investire nel suo canale. Va bene, non c'è problema, alla fine non è il primo e neanche l'ultimo. Io comunque avevo la necessità di andare a farmi tutta la struttura per i pannelli. In barba a tutto gli ho chiesto eventualmente se facevano fornitura a privati, perché ragazzi ho acquistato tutto da privato ovviamente. Poi dopo qualche settimana sono andato sul loro sito, che oggi ragazzi io non sto a dirvi chi è il produttore, chi è che li vende, chi li commercializza, non vi dico nulla perché questo ragazzi non è un video sponsorizzato. Comunque andiamo avanti, vi racconto la storia più veloce che posso. Vado su questo sito e cerco di compilare il forum dedicato al preventivo. Hanno un sito dove vai a mettere tutti i dati, dimensioni terrazzo, se ci sono dei muretti, il numero dei pannelli, dimensione dei pannelli,
tutte queste informazioni, ecco, va bene. Anche l'indirizzo, così loro vanno a fare i vari calcoli del sole. Ma inizialmente, ragazzi, la cosa mi piaceva. Ho detto io, ma guarda tu a questi. Ma comunque siamo andati avanti. Quella sera non ho potuto completare il preventivo a compilare i dati. Avevo messo solo le mail, avevo messo, se non mi sbaglio, anche lì. Sì, avevo messo anche il numero telefonico e qualche altro dato. Mi mancava l'altezza dei miei muri perimetrali e l'avevo lasciato comunque vuoto in attesa, ok? Bene. Dopo 2 giorni, essendo molto occupato e non avevo il tempo di andare lì a completare questo preventivo, mi suona il telefono. Anzi, prima mi arriva una mail da loro, dal suo sistema, firmato il nome del brand, che mi dice: ti ringraziamo per aver richiesto il preventivo. I nostri tecnici ti risponderanno in breve tempo. E già a me, ragazzi, questa cosa mi è parsa stranissima, perché ho detto io, ma scusa, ma io preventivo non ne ho mandato. Io ho compilato solo le mail, la pala, il telefono, qualche dato sui pannelli. Poi alla fine niente, ragazzi. Come hanno fatto questi a dirmi che io ho mandato la richiesta preventivo? Comunque, ricapitolando, cosa è successo? Il loro sistema, in maniera per me sbagliata, in maniera sleale, si è salvato tutto ciò che io avevo precompilato, anche se non totalmente completo. Ha preso la mia mail e lo ha memorizzato come una richiesta di preventivo, ma preventivo non era, perché mancavano ancora tanti dati, mancavano le dimensioni dell'area, della terrazza, le altezze dei muretti perimetrali, mancava ancora tutto. Perciò questi come mi possono mai fare questo preventivo? Ma va bene, è finita lì. Io ho mandato una mail a caldo, ok, con la mia impressione, ok, scontenta alla ragazza addetta marketing di questa azienda che ci eravamo sentiti tempo prima, raccontando cosa era successo. L'indomani mi chiamano, ragazzi, mi telefonano da un call center estero. Io inizialmente non ho risposto perché mi esce come spam e io solitamente allo spam, ragazzi miei, non rispondo mai perché ricevo almeno 5 telefonate al giorno, tutte di spam, ok? Bene. Mi telefona questo e mi dice: la ringraziamo per aver fatto la richiesta, mi comunichi qualche altra informazione in più così da poter farle il preventivo. Gli ho detto io: scusi, ma io non ho fatto nessuna richiesta di preventivo, anche se avevo l'idea di farlo, anche se potevo avere l'interesse, ma io nel concreto non vi ho inviato la pratica, l'avete voi presa senza che io cliccassi su invia. E questa è una cosa per me sbagliata, ok? Non corretta, una pratica non corretta. Loro gli è bastata avere le mail, gli è bastata avere il telefono e hanno mandato avanti il tutto. Comunque sia, chiudo parentesi, gli ho risposto tramite mail, poi che mi ha contattato questa del call center, che dopo che io l'avevo appunto rimproverati, perché è una pratica sbagliata, gli ho mandato una sorta di piantina, gli ho dato tutte le informazioni. Dopo 4-5 giorni mi mandano una scheda PDF con tutto il progetto, ok? Progetto di quanti moduli in cemento servivano, quale inclinazione era consigliata dal tecnico, come veniva predisposto per tutta la superficie. Allora ragazzi, queste strutture che vedete in video hanno un peso di circa 40 e qualcosa chili cada una, quelle invece con il foro in mezzo sono più leggere, se non sbaglio erano intorno ai 18 kg, ok?
quelli servono per passare il cavo, dentro quello passa il cavo, così da non averlo a mezzi piedi. Invece quello con l'inclinazione è un 5 gradi, è proprio dove si andrebbero a mettere i pannelli. Ora, qual è il problema? Perché ragazzi sono scontento? Perché ragazzi mi è costato qua più di 1.000 euro tutto quest'ordine. Però ragazzi il problema sapete qual è? I signori nel progetto non mi hanno progettato per bene il mio impianto, le mie caratteristiche e mi hanno fornito quello da 5 gradi. Io con quello da 5 gradi posso starci bene, benissimo, forse in estate, ma anche no, perché avendo i muretti che mi fanno ombra, loro dovevano prevedere una disposizione differente del tutto e un'altezza dell'inclinazione differente. Perciò alla fine, ragazzi, io ho modificato totalmente il loro progetto che ho ovviamente pagato perché in questi 1.000 e passa euro si sono anche pagati il progetto del progettista. Comunque, io ragazzi cosa sto facendo? Loro mi avevano calcolato 16 supporti in cemento da mettere sotto i pannelli. Ogni pannello un supporto, ok? Io invece per alleggerire anche il peso sulla terrazza, per non caricare troppo peso, perché ragazzi erano 1.000 kg di peso, ne ho messi solo un paio, ok? Come vedi dal video. Perché ragazzi? Perché voglio fare un lavoro totalmente differente. Questi che sono di cemento e sono belli pesanti, li utilizzerò come zavorra. La zavorra mi servirà come peso per evitare che volino, ok, con le folate di vento. Su questa zavorra il lavoro grosso che mi sta avvenendo oggi qual è? Andare a costruire una struttura in ferro o in alluminio, ancora devo scegliere, che mi permetta di poter regolare l'inclinazione dei pannelli da 5 gradi circa a 30 gradi. Perciò quello che loro non hanno fatto, ok, lo devo andare a fare io. Ma comunque tanto meglio, lo farò io e lo farò come dico io. Una struttura regolabile elettronicamente, gli vado a piazzare un bel sistema di inseguitore solare e mi andrò a inclinare i miei pannelli per come è giusto che siano inclinati. Però ragazzi è vero che ora mi sono rimaste delle zavorre inutilizzate, perché sempre per quel motivo che loro mi hanno sbagliato il progetto. Come loro lo avevano progettato, andavano a mettere le zavorre nella zona d'ombra e io purtroppo in quella zona non potrò andare a mettere i pannelli. Gli avevo anche dato l'altezza dei muretti, perciò loro tutto questo, se davvero erano bravi professionisti per come si facevano credere, non dovevano fare questo errore. Ma ancora di più, ragazzi, non è un prodotto che loro vanno a produrre, non sono prodotti di loro produzione. Loro cosa fanno? Ti sviluppano un progetto, contattano un'altra azienda che è quella che lavora il cemento, avrà ormai gli stampi, gli fanno stampare queste forme e poi ragazzi il magazzino non utilizzano neanche un loro magazzino, usufruiscono del magazzino del produttore dei pezzi di cemento, che poi io tramite l'ordine sono venuto a conoscenza di chi è il vero produttore e loro non sono neanche produttori. Perciò un'altra beffa, cioè per me, per come si erano presentati, per quello che dicevano, loro erano una nuova realtà che produceva queste strutture di cemento, ma invece non lo fanno neanche loro. Loro sì, hanno fatto una cooperazione con un'altra azienda, loro raccolgono gli ordini, i loro call center che nemmeno sono in Italia, ma sono all'estero, perché mi contattavano sempre dall'estero e poi fanno lavorare a questa azienda che fa queste forme in cemento.
Cioè, dico, alla fine davvero ci sono rimasto davvero tanto male. Ora ho dei pezzi in avanzo, va bene, ormai sono stati pagati, indietro non li vogliono più. In futuro vediamo, facciamo un upgrade, facciamo un ampliamento dell'impianto, ma va bene così. Ripeto, il prodotto di per sé potrebbe valerne, perché è fatto bene, ma io i meriti non li do neanche a loro, li do a chi lavora il cemento, perché un cemento fatto bene, resistente e tutte cose. Loro cosa hanno potuto fare? Hanno potuto progettare la forma di queste zavorre, va bene, e poi non mi hanno saputo fare neanche il progetto per bene. Ma comunque, va bene così ragazzi, per questo video è tutto, era un po' uno sfogo, ecco, di ciò che mi è successo. Comunque, i lavori continuano, grazie per la visione del video, iscriviti al canale, abbonati, ciao belli e al prossimo video.